La comparativa di oggi mette a confronto due auto che apparentemente potrebbero sembrare simili, la Smart 44 Brabus e la 595 competizione. Sono entrambe di segmento A, entrambe costano circa 25.000 euro, entrambe sono realizzate da brand che prendono il meglio della normale produzione di Smart e di Fiat e le trasformano in piccole bombe sportive. La Smart 44 Brabus è una 5 porte con 4 posti pseudo veri, perché dietro si sta anche abbastanza comodi, mentre la 500 conserva ovviamente la sua carrozzeria a 3 porte con l'accesso ovviamente alla file posteriore di sedili davvero molto limitato. Una è una versione un po' più fighetta, la Smart, della normale utilitaria che tutti conosciamo, mentre la 595 competizione è un po' più pretenziosa sotto il profilo della sportività, e lo si nota dal fatto che sotto il cofano pulsa il 1400 turbo da 180 cavalli. Da 0 a 100 in 6 secondi e 7, fa 225 km orari di velocità massima, è abbinata a un cambio manuale a 5 marce, una vera racer che permette di mettere a terra i 250 Nm di coppia massima che vengono erogati a 3000 giri. Un turbo un po' vecchio stampo, mi piace girare in alto, a differenza di quello della Smart che fatica a arrivare a 6000 giri. Un turbo di nuova generazione, 3 cilindri, 900 è di derivazione Renault, ma i tecnici di Brabus sono riusciti a portarlo a 109 cavalli con 170 Nm di coppia massima, un valore anche questo molto interessante visto e considerato che arriva già a 2000 giri, quindi arriva molto presto ed è ben abbinato in questo caso ad un cambio doppia frizione e 6 rapporti prodotto in Italia da Getrag. Decisamente più sportivo e aggressivo il look della 595 competizione, con il classico baffo Abarth forato in questo caso per dare un tocco di sportività in più, ripresa la foratura anche nella parte bassa con il logo Abarth, lo vedete che viene fuori a rilievo. Guardate, bella la cura nel dettaglio di questo particolare. Per quanto riguarda invece l'impianto frenante, già qui si nota una bella differenza rispetto alla Smart, perché i freni sono Brembo a 4 pistoncini con il disco, lo vedete, forato e molto generoso nelle dimensioni, dietro a questo cerchio da 17 pollici gommato 205/40. Bella la scritta Abarth sul lato, bello il fregio 595 in onore della 595 originale, anche qui pinza con colorazione gialla, con disco anche in questo caso forato, stessa gommatura per la ruota anteriore. Andiamo a vedere come è fatta dietro, dove spicca la presenza di questo mega estrattore dell'aria con lo scarico a doppio terminale sdoppiato, due a destra e due a sinistra, con il centrale che ricorda un po' il mondo della Formula 1, starebbe molto bene qui una luce di posizione. Passando alla Smart, si fa notare la presenza di questo splitter nella zona anteriore, verniciato in tinta carrozzeria, anche la mascherina Brabus con la finitura a nido d'ape si fa molto notare, come si fa notare la firma luminosa LED che corre sotto al faro con il classico proiettore alogeno. Per quanto riguarda i freni, devo dire che questa è sicuramente una pecca della Smart 44, pinza monopistoncino, il disco è anche piuttosto piccolo nella dimensione, mentre per quanto riguarda le gomme sono adottate delle 185/45, una misura molto particolare. Carrozzeria a 5 porte. Per quanto riguarda la zona posteriore, freno a tamburo, no buono per un'auto sportiva, che spicca dietro al cerchio da 17 pollici con la gommatura 205/40/17. Molto bello questo cerchio monoblock firmato Brabus. La zona posteriore si fa notare per l'introduzione del nuovo paraurti con il sistema di scarico anche in questo caso sdoppiato, bello, devo dire elegante ma allo stesso tempo sportivo, in questo caso vero, a differenza di quello della Fortwo che invece non ho mai capito per quale motivo è tappato. Chiudiamo con la forma del paraurti, che non si differenzia per nulla se non appunto nella parte bassa dove spicca l'introduzione degli elementi sportivi. Non c'è nessuna differenza anche per quanto riguarda la forma dei fari, che conservano sempre questa finitura, chiamiamola così, a cubetto di ghiaccio. All'interno del logo Smart viene integrata la retrocamera di parcheggio, mentre nella parte alta si fa notare una cura per il dettaglio aerodinamico, questa tipica un po' dell'universo Mercedes. Andiamo a vedere come è fatta dentro questa 595 competizione. Vorrei farvi notare la maniglia, che è in materiale grezzo, questo per andare a sottolineare la vicinanza con il mondo racing. I materiali interni sono piuttosto duri, mentre quello centrale già meglio, si riprende un pochino più morbido. Il sedile firmato Sabelt è assolutamente da competizione, bello il logo Abarth, si fa notare anche qui il logo dello Scorpione per andare a regolare l'inclinazione dello schienale, ve lo faccio vedere perché è un'opera d'arte realizzato in fibra di carbonio. Purtroppo dietro è molto stretto, non mi siedo, ma vi assicuro
che in 4 si viaggia piuttosto scomodi. Per quanto riguarda invece gli interni, la plancia rimane sostanzialmente quella della normale 500, si fa notare la presenza della finitura in fibra di carbonio del volante, così come si fa notare la presenza di questo cappellino in alcantara che va a rivestire la strumentazione nella parte alta, strumentazione che si compone di un pannello LCD, direi full assolutamente, che cambia grafica sulla base dell'impostazione normal o sport che posso attivare qui sulla plancia, e qui sulla sinistra troviamo anche l'indicatore della pressione del turbo con il limitatore a 2 bar. Nella parte centrale troviamo il sistema di climatizzazione, ovviamente il pomello del cambio in alluminio, come in alluminio del resto anche la pedaliera, ve la faccio vedere, firmata Abarth, mentre nella parte alta troviamo questo sistema multimediale con uno schermo veramente ridotto nelle dimensioni, con il sistema di navigazione della TomTom. Una vettura che è molto compatta nelle dimensioni, 3,60 m, anche se è più lunga rispetto alla Smart 4x4. Vorrei farvi vedere anche il bagagliaio, perché è di 185 litri, eccolo qui, 185 litri, qua c'è il mio computer frazionato in modalità 50-50, nel momento in cui vado ad abbattere gli schienali si raggiungono poco meno di 600 litri, quindi la capacità della 500 è decisamente meno ampia rispetto a quella della 4x4 Brabus, che adesso vi faccio vedere. Parto con la visita all'interno della Smart direttamente dal bagagliaio, visto che con la 500 avevo parlato di quest'ultimo dettaglio. I sedili si frazionano in modalità 50-50, 185 litri che possono diventare più di 900, volendo si può rimuovere il subwoofer della JBL con l'attacco a sgancio rapido. Qui sotto trova posto il motore ed è per questo che il piano di carico è piuttosto alto. Per quanto riguarda invece la zona posteriore, questa è una delle grosse differenze con la 500 Abarth, perché la vettura ovviamente è a 5 porte, non c'è il finestrino che scende ma si apre a compasso. Vi faccio vedere come è fatto il pannello porte. I materiali anche qui sono un po' duri, ma danno l'idea di essere curati un po' meglio rispetto a quelli della Fiat. La cosa che mi piace però è il fatto che non solo posso abbattere lo schienale come sto facendo in questo momento per guadagnare spazio, ma posso anche, lo vedete, girare, ribaltare la seduta, permettendomi di caricare un pacco alto quasi 1 metro. Quindi davvero grande versatilità per questa vettura, che nasce anche, come vi dicevo, per un utilizzo direi più familiare rispetto a quello della 500 Abarth. Per quanto riguarda la seduta, ovviamente io sono alto 1,90 m, il sedile davanti è regolato sulla mia posizione, ma come vedete ci sto impiccato, tocco con le ginocchia sul sedile, ma comunque riesco anche a starci. In questo caso abbiamo una Brabus Exclusive, abbiamo anche il doppio tetto in vetro, protetto volendo dalla tendina. Un abitacolo comunque molto compatto, vi ripeto, tocco anche un pochino con la testa, ma volendo, considerando che è una city car lunga 3,50 m, ci si può stare in 4 anche abbastanza normalmente. Questa è sicuramente una delle cose belle di questa vettura, che fa la differenza rispetto alla 500 Abarth. Andiamo a vedere come si sta davanti, eccoci qua. Allora, anche in questo caso vettura decisamente più ampia in termini di spazio a bordo rispetto alla 500, ha un volante molto più professionale a livello di impugnatura, ve lo faccio vedere, guardate che bella che è l'impugnatura, che è anche scavata, mentre la strumentazione è di tipo misto analogico digitale. Il tachimetro ruota nella parte alta, mentre nella zona centrale troviamo il computer di bordo, che ha diverse schermate, le vedete, eccole qui, ve le faccio vedere molto velocemente, e poi nella parte sinistra in alto trova posto il contagiri con l'orologio, questo in onore alla tradizione Smart che vuole il contagiri separato rispetto alla strumentazione stessa. Per quanto riguarda invece il computer di bordo, direi che il display è decisamente superiore rispetto a quello della 500, molto più bello anche secondo me il comando del climatizzatore automatico, anche se poi le funzioni sono praticamente le stesse. Una cosa che non mi piace è la presenza di questo spazio nella zona centrale. Ci stanno 2 bottigliette, ma in realtà è molto scomodo, perché sarebbe meglio se questa vasca fosse aperta e ci starebbero dentro molte più cose. Qui troviamo un cassettino dove riporre un po' di oggetti, mentre nella zona laterale troviamo un pannello porta appunto che è un po' rigido, come vi ho fatto vedere prima nella zona posteriore, esattamente come quello della 500, con la sua bella tasca qui nella zona laterale e la cassa dell'impianto JBL. Una cosa che fa la differenza con la 500 è vero che ha il cappellino per la strumentazione, qui troviamo la pelle che va a rivestire non solo gli sedili ma anche la plancia, con tanto di cucitura a contrasto, davvero molto curata da questo punto di vista questa vettura. Però direi che è arrivato il momento di guidarla questa Smart 4x4 e di guidare anche la 500 Abarth, prima in pista e poi in strada. Andiamo a vedere come vanno.
Inizia così la nostra comparativa in pista con una prova di accelerazione. Parte bene la Smart 44 Brabus grazie alla trazione posteriore, il cambio a doppia frizione e la modalità launch control, ma la 595 competizione si riprende immediatamente il maltolto, infila la seconda, scarica a terra tutti i 180 cavalli e si invola verso la vittoria. In assoluto non è male l'accelerazione della Smart 44, ma tra le due non c'è davvero paragone. Anche in pista emerge un divario prestazionale davvero notevole, anche in virtù del fatto che la 595 competizione ha un assetto di un impianto frenante decisamente più votati al racing rispetto a quelli della Brabus, e già al primo intermedio la 595 competizione passa con un secondo di vantaggio. Nella fase di accelerazione si nota come, superati i 120 km/h, il 1400 turbo Abarth continui a spingere, mentre il 900 cc della Smart 44 tenda un pochino a plafonare, ma quello che secondo me fa la differenza, soprattutto da un punto di vista emozionale, è il sound che filtra all'interno dell'abitacolo. La Smart è veramente piatta e da un certo punto di vista poco prestazionale e fredda e gelida. Mi aspettavo qualcosina di più dai tecnici di Bottorop sotto questo punto di vista, mentre la 595 competizione direi che è assolutamente esaltante con questa voce dei 1400 turbo. Passiamo al T2 con 48,22 per l'italiana, 51,24 per la tedesca. In questa S è nettamente avvantaggiata, visto anche il passo più corto, la 595 competizione, mentre in tutte queste sinistre che ci portano alla destra che immette sul traguardo, il passo lungo della Smart dovrebbe riuscire a limitare i danni. Ed in effetti la vettura si dimostra abbastanza piacevole da guidare, ha un bello sterzo perché non è sporcato dalle necessità di scaricare a terra la coppia, che invece sono tipiche delle trazioni anteriori, e tutto sommato devo dirvi che si guida anche piuttosto bene in questa sequenza di curve. Ovviamente la prestazione della 595 competizione è maggiore, si è presentata il 3 con 5 secondi di vantaggio, ed anche in quest'ultimo allungo che porta sotto al traguardo non dovrebbe fare altro che aumentare il vantaggio per quanto riguarda la gialla italiana nei confronti della rossa tedesca. Infatti la 595 competizione chiude in 1:42,23, mentre la Smart 44 Brabus 1:49,12. Giro di pista terminato, faccio raffreddare la 595 competizione. Beh, che dire, tra le due c'è un abisso da un punto di vista prestazionale. La Smart 44 Brabus ha 70 cavalli in meno, pesa 50 kg in più, per cui era ovvio che avrebbe girato più lenta, ma mi aspettavo un differenziale sul giro decisamente più ampio. Invece la piccola di Bottorop ha tirato fuori le unghie, ha sfruttato molto bene il suo cambio a doppia frizione ed ha sfruttato bene anche il passo di 2,50 m che le ha permesso di percorrere molto bene alcuni tratti di pista. Tutte e due le vetture soffrono ovviamente la presenza della SP, la Smart un pochino più della 595 competizione. Di sicuro la 595 competizione in pista è tutt'altra cosa, è molto più divertente anche da un punto di vista di sound a bordo, sembra di andare fortissimo, non che con la Smart si vada in assoluto piano, ma ovviamente le prestazioni, soprattutto una volta superati i 120-130 km/h, tendono a murare, a differenza di quello che invece accade con la 595 competizione, che invece continua a spingere alla grande. Quindi direi che il confronto in pista è sicuramente, ma ovviamente, vinto a man bassa dalla 595 competizione. Ed eccoci al volante della nostra 595 competizione in ambito urbano. Non è certamente l'habitat migliore per guidare una vettura di questo genere, questo perché i 180 cavalli di cui dispone hanno richiesto da parte dei tecnici Abarth una completa rivisitazione dell'assetto rispetto ad una 500 standard, e questo ovviamente si riflette, che duro, si riflette ovviamente nella capacità di offrire comfort nei cambi d'asfalto, nelle buche oppure nei maledetti dossi che in tutte le città stanno prendendo posto per rallentare l'andatura, non si sa anche perché, visto e considerato che la velocità media in città è 18 km/h, ma insomma mettono questi dossi e eccoli qua, e purtroppo dobbiamo assorbirceli. Con la 595 competizione, se avete un po' di mal di schiena, dimenticatevela a casa. È una vettura molto rigida e molto dura. Ovviamente questo assetto è pensato per assicurarle performance e non tanto appunto per assicurarle comfort di bordo. La stessa cosa si riflette anche nel diametro di sterzata, che è molto più ampio rispetto a quello di una normale 500, questo perché le ruote da 17 pollici così larghe ovviamente hanno richiesto una diminuzione del raggio di sterzo proprio per essere contenute all'interno dei passaruota, che sono quelli standard. Questo ha portato ad un aumento di questo diametro e soprattutto a un aumento delle manovre per infilare la vettura all'interno dei vari stalli. Quindi di fatto, da un punto di vista di utilizzo urbano, questa 500 mantiene tutte quelle che sono le caratteristiche di spazio all'interno della vettura,
vettura, ma ovviamente si riflette negativamente su quello che è l'aspetto cittadino, sia per quanto riguarda la manovra sia per quanto riguarda il comfort. Ovviamente, essendo una vettura a 3 porte, è scomoda anche per accedere alla zona posteriore. Questo ovviamente penalizza la vita di questa vettura, ad esempio se siete una mamma un po' sportiva. Ovviamente se siete una mamma e dovete mettere dietro il vostro bambino, diventa veramente molto complicata la vita a bordo di questa 595. La cosa divertente è che il motore 1.4 turbo ha una spinta buona anche ai bassi regimi, è vero, inizia a spingere forte sopra ai 3.000 giri, dove troviamo i 230 Nm di coppia massima, più che sufficiente per muoversi in città. Bellissimo, direi super bellissimo il rumore, svegliate mezzo quartiere quando arrivate a casa, e sotto questo punto di vista la 595 competizione, tanto in città quanto in pista, fa davvero godere. E adesso il giretto in città tocca alla Smart 44 Brabus. Direi che è un approccio completamente differente alla sportività. I cavalli sono molti meno e per questo motivo l'assetto della vettura è decisamente più morbido rispetto a quello della 595 competizione. Sembra quasi di guidare una Smart 44 tradizionale, è leggermente più dura sulle buche, leggermente più dura nei cambi d'asfalto, ma in realtà tutte quelle che sono le caratteristiche peculiari del progetto sviluppato da Mercedes-Benz in collaborazione con Renault si ritrovano anche all'interno di questa 44 Brabus. Cerchie da 17 pollici, ruote anche queste di grandi dimensioni, anche se quelle anteriori sono più strette rispetto a quelle posteriori, però non viene cancellata quella che è una delle caratteristiche più belle di questa vettura, ovvero la capacità di assicurare un diametro di sterzata davvero degno di un muletto da magazzino, per intenderci. Si gira su se stessa, questa macchina è davvero impressionante. Penso che sia la macchina che ha un diametro di sterzata, la macchina 4 posti che ha il diametro di sterzata più contenuto al mondo. Una cosa davvero incredibile, una cosa che è permessa anche dal fatto che il motore è installato posteriormente, la trazione è posteriore, quindi le ruote anteriori hanno esclusivamente il compito di impartire la direzione alla vettura, per cui ovviamente, non avendo i semiassi collegati, riescono anche ad avere un raggio di sterzata più ampio. Però è anche vero che appunto queste ruote, non essendo gigantesche come possono essere quelle della 500, che invece hanno bisogno anche di scaricare a terra 180 cavalli, ovviamente occupano molto meno spazio all'interno del passaruote e quindi riescono ad offrire ovviamente un diametro di sterzata maggiore. Direi che da un punto di vista di qualità urbane anche la presenza del cambio a doppia frizione è veramente un notevole plus rispetto alla 500, che ha il cambio manuale. È vero, c'è un bel link con la meccanica e questo poi si riflette nella guida fuori porta, ma la presenza del cambio a doppia frizione su questa Smart 44 rende tutto più facile in ambito urbano, rende la guida di questa vettura decisamente piacevole, è veramente molto comoda se dovete spostarvi dal punto A al punto B. Cosa che mi piace di questo sterzo è anche il feedback che è in grado di restituire al pilota, perché appunto, non essendoci la necessità di scaricare coppie a terra, non ci sono coppie negative che intervengono sul lavoro dello sterzo, e questo poi si riflette anche nella pulizia e nella capacità di offrire una bella sensazione allo sterzo. Dà un'idea veramente premium questa vettura, che ovviamente nasce prima di tutto come city car, non certo per entrare nel listino delle vetture Mercedes. Però l'idea di grande qualità assicurata dalla pelle che riveste il cruscotto, dalla bella pelle del volante, dai bei sedili che avvolgono molto bene, sono anche riscaldati, danno una sensazione di essere all'interno di una vettura di categoria nettamente superiore rispetto invece a quella A che vanno ad occupare sia la 595 competizione che la Brabus. Per quanto riguarda il motore, la qualità di erogazione è ottima, perché la coppia arriva già ai bassi regimi, già a 2000 giri abbiamo i 170 Nm di cui dispone questo motore, e questo si riflette ovviamente nella guida urbana, che è molto brillante ed è ben abbinata appunto a questo cambio di doppia frizione, che è completamente differente rispetto a quello delle Smart delle due passate generazioni. Vita a bordo per le mamme, mi viene in mente anche in questo caso il bambino. Rispetto alla 500 è molto più semplice ospitare un bambino nella zona posteriore, ci sono gli attacchi ISOFIX per fissare il vostro seggiolino molto rapidamente, ma soprattutto, essendoci la porta, diventa tutto più semplice. Dal punto di vista urbano direi che questa Smart 44 è nettamente superiore rispetto a quello che può offrire la 500 per quanto riguarda proprio la parte razionale. Per quanto riguarda la parte emozionale, ovviamente ci sono alcuni aspetti, come ad esempio il sound anche all'avvio alla mattina, che non rendono giustizia secondo me al progetto di questa vettura.
Eccoci qui, comparativa terminata. Le due bombette di segmento A approcciano la sportività in modo completamente differente, proprio perché il progetto alla base è completamente differente. La Smart 44 mantiene tutti gli aspetti della vettura cittadina dalla quale deriva, per cui il raggio di sterzo molto ridotto, la qualità della vita a bordo e soprattutto un aspetto tecnologico che è migliore rispetto a quello della normale 500. La 595 competizione invece si dimentica di essere una vettura da città, perde molto diametro di sterzo, perde molto in termini di comfort di bordo, per fare posto invece a una sportività davvero eccezionale e soprattutto una capacità di scaldare il cuore che la Smart 44 Brabus assolutamente non ha. Quindi due approcci differenti, due clientele differenti. Sicuramente quella della 595 competizione è più giovane e sportiva, ha voglia di farsi scaldare il cuore, mentre la Smart 44 è più dedicata ad un'utenza, chiamiamola così, fighetta, che cerca quel qualcosina in più da una normale city car e forse la può trovare all'interno di una vettura che comunque appunto mantiene tutte le caratteristiche del progetto originale dal quale deriva. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!